Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. E niente, che vi devo dire? Alzo le mani, vostro onore, sono colpevole. Anche quest'anno non ho saputo resistere alla tentazione di aggiornare il mio guardaroba estivo con dei nuovi capi, nonostante tutti i miei buoni propositi. A mia discolpa devo dire che però il fatto di ingrassare e dimagrire come una fisarmonica non è che aiuti, perché fondamentalmente gli abiti che ho acquistato l'anno scorso mi stanno stretti tipo salsiccia, quelli di 2 anni fa e precedenti grazie a Dio mi stanno larghi, quindi a un certo punto, stufa di provare cose che o mi stavano strettissime o larghissime, mi è partito l'embolo e ho fatto dei nuovi acquisti. Poi, siccome non sono una persona dotata di mezze misure, ho tutto o niente, una volta mollata l'ancora sono salpata verso l'orizzonte e ho portato a casa una svalangata di roba. Me ne pento? In parte sì. Comunque, visto che il danno era stato fatto, ho pensato di condividere gli acquisti con voi, anche perché so che, nonostante tutto, i video haul sono tra i vostri preferiti, perciò eccoci qua. Tra l'altro, se questo non è abbastanza, qualche settimana fa mia madre mi ha piacevolmente stupito regalandomi una serie di abiti suoi degli anni 70 e 80 che ha rinvenuto tipo archeologa in cantina, e ci sono delle chicchette che mollale. Perciò, come forse avrete intuito, stiamo per imbarcarci in un video abbastanza lungo. Vi consiglio di prendervi qualcosa da bere, di mettervi comodi e andiamo a cominciare. Ho pensato di dividere questo haul in base ai luoghi in cui ho acquistato i capi. La maggior parte, vi dico la verità, online, alcuni in negozio, e poi alla fine invece tutta la parte dedicata al vintage di famiglia, chiamiamolo così. Cominciamo quindi con la prima brancata di acquisti, che vengono tutti da ASOS e che ho acquistato tutti in un'unica volta, così tanto per dire, per onestà intellettuale. Cominciamo. Il primo capo che vi propongo è abbastanza particolare, perché si tratta di questa magliettina all'uncinetto in cotone giallo banana, giallo limone, giallo sparato, che come sapete è una delle mie grandissime passioni. Appena l'ho vista me ne sono innamorata ed ho pensato che potesse essere una valida alternativa, diciamo, al cardiganino estivo per le serate un po' più fresche, per quanto io non ricordi l'ultima serata fresca. Ma questo è un dettaglio trascurabile. L'idea appunto era quella di indossarla sopra una canottierina, sopra un vestitino, o in alternativa anche con sotto soltanto un reggiseno a fascia. In ogni caso non consiglio di indossarlo durante il giorno perché è decisamente un po' troppo pesantina, però la botta di colore spettacolare e poi un po' diversa dal solito, carina, con questa manichina e questo effetto uncinetto. Peraltro, se sentite dei rumori molesti in sottofondo, sappiate che ho tenuto le finestre aperte perché sto filmando, come potrete immaginare, questo video in una fosissima mattina di luglio. Tra le luci e eventualmente le finestre chiuse rischiavo di svenire in corso d'opera, non mi è sembrata una buona idea, quindi portate pazienza. Vediamo come va. Il secondo capo che ho acquistato su ASOS, ed è di nuovo come il primo del brand ASOS, è questa adorabile gonna con questa stampa anni 70, è rappresentata sul sito anche proprio tipo gonna con stampa anni 70 o con stampa vintage. Stampa floreale molto anni 70 in tela, il che la rende molto comoda e molto fresca. In più mi sta piacendo tantissimo questo taglio a trapezio, che non è largo come le mie classiche gonne svasate, che quindi di conseguenza tendono ad allargare anche un po' la figura. Questo è un po' più così slick, un po' più dritta, però comunque a trapezio, il che significa che evidenzia la vita ma è leggermente più morbida sui fianchi. Poi ha questi adorabili bottoncini dorati con elastichino e 2 tasche molto molto comode. I bottoncini arrivano fino in fondo, lasciando però un leggero spacco. Molto comoda da indossare, molto fresca e anche facile da abbinare. Jackpot, ding ding ding. Tra l'altro, lo dico subito prima di dimenticarmi, come ogni volta vi ricordo che se qualcuno dei capi che vi mostrerò in questo video dovesse sconfinferarvi, interessarvi o semplicemente voleste saperne di più, tipo conoscere il prezzo, che non ricordo mai, i materiali eccetera, o anche eventualmente acquistarli, trovate il link
Sul mio blog ha tutti i capi e il link invece al mio post dedicato è, come al solito, o nella info box qui sotto il video cliccando su mostra altro, facile facile, oppure cliccando sulla i che compare qui sopra la mia testolina santa. Questo l'abbiamo detto, andiamo avanti. Altro giro, altra cosa, un'altra gonna, di nuovo del brand ASOS, questa volta con questa stampa tipo tovaglia da picnic che in estate mi piace sempre tantissimo, questo quadrettato rosso e bianco. Questa volta il tessuto è decisamente più sintetico, il che la rende un po' meno fresca da indossare, il taglio è molto più svasato, però ancora una volta ha le sue taschine, i suoi bottoncini in finta tartaruga sul davanti, in più ha anche questa cintura in tessuto cucita nella gonna per stringere un po' più in vita, carina, molto carina, e il tessuto è anche leggermente stropicciato. Già detto, non ricordo, sempre del brand ASOS. E ancora una volta del brand ASOS, un capo basic che non manca mai nel mio guardaroba estivo, una t-shirt cropped, quindi tagliata corta, con uno scollo un po' più profondo, sulla schiena, manichina corta. Questa è molto comoda da indossare con le gonne a vita alta, in più essendo una t-shirt strettina bianca non si può sbagliare e costava anche relativamente poco e quindi è venuta a casa con me. E poi, siccome sono abbastanza in fissa con le t-shirt in questo periodo, ho preso anche altre due t-shirt un po' più classiche. La prima è questa di Stradivarius, bianca con una stampa gialla, e questo vi fa capire cos'è che mi ha attratto, principalmente la stampa gialla, con scritto "When life gives you lemons, keep them because they are free lemons". Quando la vita ti dà dei limoni, tienili perché comunque sono limoni gratis. Ce lo tatueremo qua tutti. Comunque carina, classica t-shirt che mi piace indossare legata con un nodino sul fianco per renderla un po' più così, per darle un po' più di forma. E poi ne ho presa anche un'altra che questa volta invece è di Bershka, ma sempre via ASOS, più cortina, con una stampa rossa che conto di indossare con la gonna quella a quadri bianca e rossa. Sta passando credo il camion dei rifiuti, ma che bellezza. Comunque classica t-shirt, non è che ci abbia da dire chissà che a riguardo. E questo conclude la zona, la sezione, l'area dedicata agli acquisti fatti su ASOS. Prossimo step invece un abito che ho preso in negozio di Karen Millen. Non so se abbiate pazienza, ho un caldo, sto morendo sotto queste luci. Comunque non so se conoscete il brand, è un brand, no, ma io lo conosco il brand benissimo, non so di dov'è esattamente, però diciamo medio alto, credo sia della stessa famiglia di Ted Baker, quindi direi che è inglese. Taglio medio alto vuol dire che quindi i prezzi sono decisamente più alti rispetto a ASOS o H&M, Zara, insomma questa roba qua, però mi sono innamorata a prima vista di questo abito, uno per la stampa tropicale, e lo sapete che d'estate io vado fuori di testa per le stampe tropicali, poi è di questo cotone leggerissimo con le spalline super sottili annodate, uno scollo molto sexy, abbastanza profondo ma non troppo, con la sua ruche sul davanti e poi taglio di nuovo a trapezio, quindi morbida sui fianchi, midi, insomma è il classico vestitino estivo che si può indossare di giorno, la sera, a seconda di come lo abbini, può essere più casual o più elegante, e quindi non ho saputo resistere e una volta che l'ho provato me ne sono innamorata, è venuto a casa con me. E questo conclude la sezione Karen Millen, un pezzo solo che è anche il capo più costoso di tutto questo haul, ci tengo a dirlo. Adesso procediamo con i capi invece che ho preso su Lindy Bop. Vi ho già parlato di Lindy Bop in altri video in passato, è questo brand inglese specializzato in capi di ispirazione retro. Ci sono due brand che mi hanno rubato il cuore, uno è Collective, l'altro è Lindy Bop, entrambi inglesi. Diciamo che Lindy Bop ha dei prezzi leggermente più accessibili e mi sono innamorata di due abiti sul loro sito. Il taglio è identico, cambia il motivo del tessuto. Vi faccio vedere il primo.
questo adorabile abitino svasato giallo a quadri gialli e bianchi in cotone molto leggero, con la sua cinturina in tessuto in vita, ha le taschine che sono sempre un plus per quel che mi riguarda, uno scollo molto semplice, tondo, smanicato. Secondo me questi sono i classici abiti estivi perfetti, casual, ma comunque carini, non scontati. Salutiamo le campane, che ovviamente poteva mancare la campana. Va bene. Che in estate mi piace molto indossare, in vacanza, ma vi dico la verità, anche in ufficio. L'Indie Bop, dicevo, inglese, brand inglese, in realtà i prezzi sono più contenuti rispetto a Collective, però dovete sempre valutare il fatto che c'è il cambio sterlina-euro e che, vi dico la verità, questa volta la consegna è stata un po' più lunga del solito perché ci hanno messo tipo più di 2 settimane. Ma detto questo, trovo comunque adorabili gli acquisti che ho fatto. Il secondo abito, stesso taglio identico, stesso tessuto, questa volta però con una stampa a righe bianche e verde menta, ma la bellezza, non l'ho ancora messo. Non so, io questi vestiti in estate li adoro e ne ho ovviamente altri comprati negli anni passati, ma come vi spiegavo poc'anzi c'è un po' quel problema della fisarmonica, per cui alcuni mi stanno larghissimi, altri mi stanno un po'. E quindi così un po' aggiornato il guardaroba. Adesso passiamo invece alla zona dedicata a Zara, dove, ad essere onesta, grazie a Dio, ho preso soltanto 2 cose in negozio. La prima è un abitino con la manica lunga che non ho ancora indossato, come potete vedere dal cartellino, per il fatto appunto che sta manica lunga mi ha un po' frenato data la caldezza di questo periodo, però mi ha conquistato il colore perché ha questo sfondo neutro con queste strisce di colori molto accesi, il blu elettrico, il giallo limone, il rosso, il nero, e poi ha un inserto all'uncinetto in vita leggermente traforato, molto morbido, e lo stesso inserto ce l'ha anche al fondo con una balzina. Lo scollo è tondo ma abbastanza profondo, non eccessivamente, comunque abbastanza profondo, e ha degli adorabili bottoncini in finta madreperla e poi questa manichina un po' morbida, un po' sbuffo, con l'elastichino al fondo a 3/4. Adorable! E secondo e ultimo acquisto fatto da Zara invece è questa camicia oversize un po' rustica, se non sbaglio si presenta proprio così, camicia rustica oversize. Tenete presente, questa è una taglia SM, ci sta dentro un rinoceronte, con questa manica a 3/4 morbida con il bottoncino al fondo che stringe. L'ho presa con l'idea di metterla o per andare in spiaggia, perché appunto è super flowy, oppure anche da mettere sopra cose un po' più attillate, tipo oggi ho questo tubino con sopra questa roba un po' più morbida, insomma fa meno effetto insaccato. E questo conclude anche la sezione Zara. Non so se avete notato, sto cercando di andare in modo un po' più snello, un po' più veloce, perché sennò veramente sto video mi dura 7 giorni. Di nuovo le campane, se uno non era attento, di nuovo le campane. Bene, passiamo adesso agli acquisti fatti da H&M, che ovviamente ho preso delle robe anche da H&M. 2 cose. La prima è un costume da bagno. Ovviamente ho dei costumi da bagno che ho acquistato negli anni passati, anche l'anno scorso ne avevo presi di molto carini, alcuni mi vanno ancora, altri, sempre per il motivo che vi ho già descritto, o sono stretti o sono larghi, quindi ne ho preso uno nuovo. L'ho preso in questo colore ruggine con pois bianchi. La parte di sotto è un po' più sgambata rispetto al mio solito, ma vi dirò che non mi dispiace, ha dei leggeri nodini qua sul fianco, quindi va portata un po' più alta. Questa col cavolo che ve la faccio vedere indossata, perché onestamente non mi sento mai davvero a mio agio in costume da bagno. La parte di sopra, il reggiseno, insomma sì, la parte di sopra invece è fatta in questo modo, con una sorta di incrocio sul davanti, sostiene abbastanza bene, è imbottito ma non troppo, perché quando si ha già un seno abbastanza importante non è il caso di andare ad imbottire troppo, però regge abbastanza bene e ha le bretelline che sono removibili quindi si può mettere così solo a fascia oppure con la bretellina. Io lo metto quasi sempre con la bretellina, perché poi
C'ho sempre la fobia che mentre sono in acqua, plof, che insomma sono quelle robe che non c'è niente di male, però anche no, grazie. E il prezzo era accettabile perché è di H&M, mi piaceva molto questo motivo ruggine con pois e questa forma che è leggermente retro nel mio immaginario, mettiamola così. E poi mentre ero da H&M ho preso anche questo abito chemisier a righe bianche e verdi, che è il motivo per il quale l'ho comprato, cioè mi ha conquistato la stampa del tessuto perché ormai sono in fissa col verde. E non l'ho ancora indossato perché di nuovo ha la manica lunga, però ho pensato che questo era un capo che avrei potuto continuare ad indossare, o perlomeno iniziare ad indossare verso la fine dell'estate, quando la pianta di fare questo caldo afoso insopportabile, e che è un capo che si può indossare anche in ufficio perché è un classico abito chemisier. È abbastanza sintetico, quindi nell'immediato non credo che lo indosserò, ma più avanti direi proprio di sì. Bene, prima di passare alla sezione vintage retro di questo haul ho ancora due cose da mostrarvi e sono scarpe. Ho deciso finalmente di cedere alla tentazione di acquistare delle Stan Smith. Era un bel po' che gli facevo la posta. In generale le sneakers in estate non mi dispiacciono, soprattutto se bianche, ma di norma metto praticamente solo le Converse All Stars. Queste però le addocchiavo da un po' perché non sono eccessivamente cicciotte, molto bianche, e questo mi piace un sacco, e poi ho scelto la versione, non vi stupirà, con il verde sia nella linguetta che nella parte posteriore. Sono le classiche Stan Smith, non è che ci sia chissà che da raccontare, però mi stanno piacendo molto, le ho già indossate abbastanza, non tantissimo perché ribadisco, con questa caldazza infernale anche solo l'idea delle scarpe chiuse, non so voi, ma io la sto vivendo così. E infatti il secondo paio di scarpe che ho acquistato sono un altro paio di Birkenstock. Non l'avrei mai detto, già nel mio video dei preferiti di giugno avevo messo delle Birkenstock ed ero altrettanto stupita. La verità è che, come ho già detto nel video precedente dei preferiti di giugno, una volta che le indossi ste scarpe poi fai veramente fatica a toglierle. E quindi, siccome le altre erano nere, ne ho preso un paio più chiaro, questa volta in camoscino color sabbia, così c'ho un po' l'alternativa. Chiare e scure le ho messe un botto, praticamente sto vivendo dentro delle Birkenstock. Me l'avessero detto 6 mesi fa non ci avrei creduto, eppure così è. E peraltro noto che quest'anno, manco a farlo apposta, sono abbastanza di moda. Va bene, un plus, poi alla fine anche un po' chi se ne frega, però vabbè, non guasta. E questo conclude la parte dedicata agli acquisti di capi nuovi. Passiamo adesso alla sezione invece dei capi vintage che mi ha passato mia madre. Ci sono delle chicchette, ve lo dico già, perciò passiamo alla parte vintage. Il primo capo che vi mostro è questo vestito in pura seta blu navy blu navy con pois bianchi, super carino. Questo l'ha confezionato mia madre e vi dico la verità, anche la maggior parte degli altri che sto per mostrarvi, perché non so se lo sapete ma mia madre è minasce sarta e quindi spesso e volentieri confezionava lei stessa i suoi abiti, che tra l'altro, diciamolo fra noi, è una figata assoluta perché ti viene in mente una cosa e te la cuci, ma che figata. Comunque mi piace alla follia questo abito e peraltro, nota a margine, mia madre mi ha detto che indossava questo abito quando era incinta di me. Che bellezza. Scollo a V abbastanza profondo e quindi anche abbastanza sexy, e poi ha un taglio che in teoria è svasatissimo, infatti lei lo metteva senza cintura perché era per l'appunto incinta di me, ma che se gli si mette una cinturina in vita mi fa un po' quella roba abito alla Marilyn, molto morbido, molto molto flowy, con questa scollatura abbastanza importante e le bretelline sottili. Insomma, io lo adoro, e poi non so se l'ho già detto ma è in pura seta, quindi molto molto fresco. Il secondo capo in realtà me l'aveva passato mia madre già qualche anno fa e si era perso nei meandri del mio guardaroba, l'ho ritrovato per puro caso ed è questo abitino con spalle scese, la sua bella ruche in questo colore lilla e verdino, poi ha di nuovo una ruche al fondo e di nuovo indossato con una bella cintura. È un abito fresco, comodo,
lo metti su, sei pronta per uscire, ma con quel tocco frufru che sapete io adoro. Invece nell'ultima tranche di abiti che mi ha passato mia madre, quelli appunto trovati in cantina come un'archeologa, c'è anche questa canotta che appena l'ho vista mi ha lasciato un po' così, poi però l'ho provata, in realtà è molto carina perché ha questo taglio un po' così alla greca, alla romana, non so come si dice, comunque con lo scollo morbido morbido, è in questo cotone relativamente fresco, molto facile da abbinare e ha questo color verde che insomma non c'è neanche bisogno che ve lo dica, quest'anno per me verde, blu, giallo sono un po' i miei colori di riferimento, e rosso, via. Proseguiamo con la pièce de résistance, cioè il capo che proprio quando l'ho visto ho perso la testa, che è questo abito in pura seta con una stampa tropicale spettacolare, sfondo bianco, colori vivacissimi, pura seta. Questa volta non l'ha confezionato mia madre, ma è di un brand Mizar di Castelmaggiore di Bologna, tra l'altro 100% seta, con questo scollo dritto a bacchetta si dice, non lo so, ha un taglio abbastanza informe, cioè cade proprio dritto, infatti è un classico abito anni 80, peraltro ricordo mia madre dentro questo abito in estate, che un po' mi commuove di nuovo, però con una cinturina in vita è una figata, cioè proprio un capo che non passa inosservato. Siamo quasi alla fine e grazie a Dio, perché con queste luci e la caldazza che sta venendo su sto per avere un mancamento. Se sono lucida e i capelli sembrano delle alghe mosce è perché sto sudando copiosamente. Comunque procediamo con una gonna, questa decisamente svasata, di nuovo confezionata da mia madre, con il suo bottoncino che chiude e la cernierina sul dietro, color crema con pois arancio, sotto ha la sottogonna con anche un pelino di tulle che quindi la tiene un po' più così larga, un po' più in stile anni 60. Questa anche mi piace tantissimo, ho l'impressione che sia di nuovo di pura seta, però avendola confezionata mia madre non posso verificarlo dal cartellino, però molto fresca, fighissima da indossare anche solo con una t-shirt bianca al di sopra. E adesso passiamo alla quota, sì, diciamo così, febbre del sabato sera, con questo abitino che mollalo proprio, cioè John Travolta mi spiccia a casa. Mia madre mi racconta che ha confezionato quest'abito per un Capodanno a Monte Carlo, ma la sciccheria, ovviamente negli anni 70. È il classico abito che si allaccia dietro al collo, in realtà si infila in questo modo, poi ha la scollatura a V abbastanza profonda, la schiena nuda, però grazie al cielo sale abbastanza alto da poter mettere un reggiseno senza spalline, rosso fuoco con questi inserti dorati e poi di nuovo una ruche al fondo col suo inserto dorato. Questo veramente quando uno lo indossa si sente in un film con John Travolta e via, danzare come li matti. Non so quanto lo indosserò, però io sono imprevedibile, a volte metto cose anche in situazioni che non sono proprio perfette perché se mi va di mettere una cosa io la metto, quindi staremo a vedere quanto lo indosserò. E giungiamo così, stravolti, sudati e così un po' confusi, all'ultimo capo di questo lunghissimo haul estivo, che è un vestitino molto casual, molto informale, monospalla, bianco in cotonino leggero con la sua balza e un'applicazione in cordoncino con il suo nodo e l'inserto in legno, anche questo fatto da mia madre, e l'ho preso perché mi sembra il classico abito molto comodo sia per andare in spiaggia ma anche da mettere così quando si è in vacanza per girare per la città ed essere freschi e comodi. E questo conclude l'ennesimo haul, l'ennesimo lunghissimo haul. Spero che in qualche modo i capi che vi ho mostrato vi abbiano incuriosito, interessato. Se volete saperne di più vi ricordo ancora una volta che sul mio blog troverete la lista di tutti i capi con i link diretti per conoscere i prezzi, i materiali o anche eventualmente acquistarli. Ricordo che nessuno mi paga per promuovere i capi che vi ho mostrato, tutto è stato acquistato da me, le opinioni sono le mie, disclaimer, disclaimer, ma chi me paga me, per dire.
Trovate in ogni caso il link al mio post dedicato nella info box sotto il video, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Se poi questo video dovesse esservi piaciuto, come ogni volta io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!